Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di luglio 2026. Abbiamo la carta del matto, amici dell'Aquario. È una carta di nuovi inizi, è una carta di novità, nuove storie, nuove strade, nuove avventure. È anche una carta che parla di fare il salto di fede, quindi può essere un momento dove deciderete di iniziare qualche tipo di processo, di percorso. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, partiamo con un 6 di bastoni, un 10 di spade, 8 di bastoni, imperatore, abbiamo una regina di denari, un 2 di bastoni, abbiamo il re di pentacoli e un re di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi lavoro, denaro, amore, eccetera. Allora, partiamo da questo 6 di bastoni, che è una carta di ufficializzazione, una carta di gratificazione. 5 di pentacoli e 8 di coppe. Allora, o qualcuno sta uscendo da un periodo buio dove non veniva visto, dove non veniva preso in considerazione, oppure è un periodo dove deciderete di lasciare indietro certe compagnie, certe situazioni dove non vi riconoscevano il giusto merito, come questa sensazione. Andiamo a vedere 10 di spade, giudizio e 8 di pentacoli, quindi c'è come una presa di consapevolezza sul fatto che o si debba fare un lavoro o è come se ci fosse una comprensione maggiore su quello che voi state ricercando nel vostro quotidiano o su chi state cercando, su che persone volete, non dico appoggiarvi, però con quali persone volete condividere la vostra energia, ecco. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo un 2 di pentacoli e un re di bastoni. Allora, per molti potrebbe riguardare effettivamente una situazione lavorativa. Non vi nego che potreste passare da una situazione o da una zona ad un'altra,
potrebbero come chiamarvi fuori a lavorare, tipo trasferta per capirci. Potrebbe essere un momento un po' destabilizzante inizialmente perché probabilmente ci saranno tante cose da organizzare, tante cose da fare, però devo dire che con queste carte, ragazzi, andate verso una maggiore stabilità. Andiamo a vedere l'imperatore. Sei di bastoni, infatti, e 6 di pentacoli. Allora, qualsiasi sia la vostra attività o qualsiasi sia la vostra situazione, sento che a cavallo, secondo me, diciamo tra il 7 e il 12 di luglio, per darvi delle date di riferimento, tenetele sempre elastiche, queste date ovviamente, perché poi dipende da che decade, in che decade siete nati e via dicendo, però sento che c'è come una solidificazione, un consolidamento, una... mm, è come se qualche cosa si materializzasse di quello di cui avete parlato con il giudizio e questo 8 di bastoni, c'è qualche cosa che si materializza. Vi dico, può essere per qualcuno come il cambio, secondo me, di un ruolo, il cambio di una situazione, dove ci si allontana da dove era e ci si dirige verso un nuovo cammino. Difatti abbiamo anche qui la carta del matto, che è una carta di inizi. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Asso di coppe e 9 di pentacoli. Io ho come l'idea che possa essere o una relazione importante, potrebbe essere che vi siete già distanziati da questa persona e ci sia come un riavvicinamento in questo periodo che promette bene, può essere un distanziamento dal lavoro, cioè un trasferimento, quello di cui vi parlavo prima, che comunque, cioè qualsiasi movimento sia, che quello che state facendo o che andrete a fare, sento che è molto positivo perché poi abbiamo una serie di carte di pentacoli di struttura, abbiamo due re, una regina, un imperatore, quindi è proprio un qualche cosa che si solidifica. Quello che mi viene da dire è che probabilmente non sarete più da soli, potreste avere delle persone da dover seguire, potreste dovervi occupare di non solo più di voi stessi, ecco, mettiamola così, potreste non dover più pensare da soli. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo la luna e un fante di spade, quindi sarete come in osservazione ad un certo punto. Sento che questa luna al contrario con il fante di spade vi darà la possibilità di prendere consapevolezza di quelle che potrebbero essere state le vostre proiezioni che hanno creato questa delusione del 5 di pentacoli. È come se vi rendeste conto di quello che avete supposto. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Mi sembrava un 2 di spade, sì. 2 di spade, regina di coppe, 3 di spade. Un'altra volta il re di pentacoli e la torre. Andiamo a vedere il re di spade. Cavaliere di coppe. Cavaliere di coppe, 4 di pentacoli, temperanza e 10 di bastoni. Allora, io sento che per qualcuno c'è già stato qualche cosa, una situazione simile, o se la stessa persona che si ripresenta potrebbe esserci stata già una situazione con questa persona che voi non avete dimenticato assolutamente e ho come la sensazione che questi due re di pentacoli e il re di spade siano un discorso come questa
queste sono le mie condizioni se vuoi che ripartiamo con questa collaborazione lavorativa, con questa relazione romantica, con questa amicizia. Perché con questa temperanza c'è bisogno di risanare, di riportare in equilibrio. Quindi vedo che potrebbe essere o un nuovo inizio o un reinizio dove rivaluterete un po' queste zone d'ombra. La torre vi serve per far cadere certe rigidità. E qui secondo me ci si lascia un po' indietro il passato con questo 10 di bastoni e si propone, se vogliamo, con questo cavaliere di coppe, un qualche cosa di diverso, di più armonico, di più equilibrato, di più stabile, di più armonioso, mi verrebbe da dire. Fatemi sapere come vi risuona, ragazzi. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo da chi è disoccupato, quindi dal lavoro. C'è la possibilità che si muova qualche cosa, sinceramente, ragazzi. Sento che qualcuno di voi dovrà un po' spostarsi dalla zona abituale, piuttosto che dal reparto abituale, piuttosto che dal settore o dall'esperienza, però effettivamente c'è un matto, c'è un asso, qualche tipo di proposta arriverà. C'è anche un imperatore. Sì, potrebbe essere. Allora, sinceramente, mm, per qualcuno è un part-time, ok? Per qualcun altro sento che è un lavoro che inizia adesso con una promessa per il futuro di un'assunzione, ok? Per le persone che sono occupate, anche qui io ho la sensazione che potrebbero darvi come un nuovo incarico, un nuovo gruppo da seguire, un nuovo reparto, un nuovo prodotto, un nuovo servizio da seguire. Non sarete completamente autonomi, indipendenti, cioè nel senso che dovrete rendere conto comunque a qualcuno, però è un qualche cosa di nuovo che vi dà la possibilità poi di crescere in un futuro a livello aziendale. Potreste aver bisogno di qualche dritta perché mi sento di dirvi che non è tutto oro quello che luccica, non è così facile come potrebbe sembrare. Ce la farete, però non è così facile come potrebbe sembrare. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, vedo nuovi orizzonti da osservare, da valutare. Potrebbe anche esserci come una collaborazione per qualcuno, però anche qui patti chiari e amicizia lunga. Soprattutto se questa persona la conoscete già, avete già avuto a che fare con lei o comunque si comporta allo stesso modo di qualcuno che avete già conosciuto in passato, come se la dinamica si ripetesse. Anche qui dettate un po' voi le regole con questo re di spade. Fate presente all'altra persona quali sono i vostri non negoziabili. Se parliamo di denaro, allora io sento che qualcuno potrebbe rendersi conto di aver dimenticato di pagare qualcosa. Niente di grave, però è come se fosse un periodo dove vi invitano a monitorare le entrate e le uscite piuttosto che i documenti. È come se avessi bisogno di mettere a posto dei documenti. Non vedo particolari entrate, neanche grosse uscite, a parte quello che vi ho appena detto. Per quello che riguarda i progetti, è un buonissimo periodo, ragazzi, soprattutto se con questo matto volete iniziare qualche cosa di nuovo. E per chi avesse già un progetto in atto,
Sento che è un momento di forte prosperità, di solidificazione. Non so se si dica in italiano. Si solidifica, sì, si dice. Di concretizzazione. Cioè, come se qualche cosa diventasse bello stabile e qualcuno potrebbe anche vedere arrivare grossi risultati in questo periodo inerenti ai progetti. Parliamo di relazioni. Ah no, scusate, gli autonomi non ho detto. O sì? Sì, mi sa che l'ho detto. Parliamo di relazioni familiari. Allora, devo dirvi che qui ci potrebbe essere un po' di maretta. Io ho come la sensazione che ci saranno varie cose da dover chiarire, da dover regolarizzare, da dover mettere a posto e toccherà un po' a voi, secondo me, intervenire o comunque cercare di dare un binario, ok? Cercare di capire dove far andare certi temi. C'è anche un cavaliere di coppe alla fine, potrebbero esserci come delle offerte qui per risanare un pochettino la situazione familiare. In realtà non è che ci siano screzi, ma è come se ci fossero tante cose di cui occuparsi e si deve un po' dividere i vari compiti. Parliamo adesso di relazioni romantiche. Allora, sento che passo di spade. Sento che probabilmente qualcuno di voi si sta o allontanando da una situazione, si sta allontanando da una persona, insomma, se siete single vi state allontanando da qualche situazione passata o da qualche dolore che ancora state elaborando. Potrebbe essere una ferita proprio di infanzia, dove magari continuate a trovare partner che non vi vedono o anche relazioni in generale, non solo partner, che non vi prendono in considerazione come vorreste. Insomma, sento che qualcuno per non pensare o per non sentire questo dolore potrebbe buttarsi nel lavoro. Nonostante questo, vi dico che, perché c'è giudizio e luna, per qualcuno di voi, questo vale un po' per tutti i gruppi, però ehm, ci potrebbe essere una notizia da parte di qualcuno del passato. Potrebbe essere una telefonata, un WhatsApp, rendervi conto che, non lo so, quella persona che non vedete da un sacco di tempo guarda il vostro stato o commenta quello che pubblicate. Quotidianamente mi verrebbe anche da dire per qualcuno, cioè con una certa costanza, secondo me. Ehm, Ora sta ad ognuno di noi accettare o no qualcuno o qualche situazione nella nostra vita. Quindi se voi non volete sapere niente del passato, basta che non diate corda. Però per chi si stesse aspettando qualche ritorno, non nego che potrebbe esserci. Ora, se siete single e non volete proprio saperne di nessuno, qualcuno potreste incontrare, diciamo, nella seconda settimana, secondo me, di luglio. Ehm, e vi dico che potrebbe proprio essere una persona che vibra come vibrate voi. È una persona che ci va piano, che guarda più le azioni che non quello che si dice. Può essere una persona molto concreta e devo dire che secondo me entro la fine del mese ci sarà come un'etichetta a questa conoscenza, ci sarà come un discorso di un certo spessore con questo cavaliere di coppe, che però porta una certa stabilità a questa conoscenza. È come perché tutta la lettura è molto concreta, è come se questa persona fosse qualcuno con cui inizialmente vi trovate bene e poi vi rendete conto che siete proprio allineati. Per adesso non ho grandi carte di coppe, dove dovrebbero essere. Mm,
Però ragazzi, può essere che nella seconda metà di luglio nasca qualcosa di più profondo con questa persona. Per le persone invece che sono già in una relazione, io sento che ci sono temi, situazioni o questioni del passato che potrebbero riaffiorare, però sento che entro la fine del periodo si risolveranno o comunque riuscirete a trovare come una via di mezzo. Se non è una via di mezzo con la temperanza, è una dittatura con il re di spade, cioè nel senso, guarda, per me è così e punto, o dentro o fuori. Sarete abbastanza determinati, vi sento, alla fine del mese. Avete anche un asso di spade, quindi le cose sono così. Ehm, per chi fosse in una relazione non ben definita, clandestina, senza etichetta, allora, soprattutto se siete in silenzio stampa, perché nella prima parte della lettura sento come se ci fosse stato un distanziamento. Può essere che in questa parte di luglio ci sia un contatto, soprattutto se siete stati in silenzio stampa o se vi state parlando molto poco, un messaggio ogni tanto, può esserci come secondo me è proprio un incontro. O comunque si parla di quando ci si vede, di quando ci si incontra. Però potenzialmente c'è come un riavvicinamento e se per caso non vi siete mai staccati, sento che in questo periodo si potrebbero sollevare temi sul dove andiamo, che cosa vogliamo dalla relazione, qual è il tuo obiettivo, che cosa stai cercando, cioè temi che facciano capire un po' quali sono i binari entro i quali correre, insomma. Mm. Bene ragazzi, visto che siete arrivati fino qui con la lettura, vi comunico che a luglio sarà in promozione la lettura semestrale, che è una visione da luglio a dicembre sui 3 livelli, quindi spirituale, relazionale, affettivo e lavorativo ed economico. È una stesa 20 carte, però per voi che siete arrivati fino qui sarà in promozione già da adesso, ok? Voi se volete delle informazioni in più mi contattate via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove c'è spiegato tutto. Andiamo a vedere Osho che cosa vi vuol dire. Totalità, sperimentare, 5 di bastoni e 3 di bastoni. Sento che avete come bisogno di dinamicità, che è anche un po' il senso del matto. Il fatto che si butta, parla di nuove avventure, come se doveste vivere una nuova fase di questa situazione o di questa relazione, ma succederà dopo un certo momento di distanza, secondo me. Andiamo a vedere un koan. 2. Mu. Ah, che bella, questa io la adoro. La traduzione sarebbe ni, cioè non è né un sì né un no. E qui ci vorrebbe la sacerdotessa che voi non avete, però comunque. Perché? Perché la sacerdotessa è colei che vede al di là del giusto o sbagliato. Cioè, è bianca, questa, non lo so, il bordo di questa carta è bianco, sì o no? Però può essere un ni, nel senso che alla fine non importa se sia un sì o un no, l'importante è il come si affronta la situazione. A cosa serve il bordo bianco, per esempio, no? Guarda le stelle, ma cammina sulla terra. Puntate in alto, ma fate sempre passi concreti, mi verrebbe da dire. Ma io la vostra lettura la sento tanto concreta in questo periodo. Cioè, è come se stesse mettendo delle basi, che sia una questione lavorativa, che sia una questione romantica, piuttosto che... ma i progetti sento che sono già abbastanza solidi. C'è come sì, uno sperimentare, un muoversi, un cambiare, un potrei fare questo, potrei fare quello, si può far così, si può far cosà, questo non funziona, cambiamolo. Però è il focalizzarsi su quello che fisicamente, realmente funziona.
Amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati. Quello è un percorso formativo per la crescita personale e oltre a tutto il tema delle credenze limitanti tratto anche temi di metafisica e di metamedicina, si parla di sensi psichici, di come sviluppare il terzo occhio, di alto e basso astrale, di come si vede nell'etere, insomma sono tante informazioni che praticamente è tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale e che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è sdoppiata, 3A e 3B. Bene, detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!